Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Nel video di oggi continuiamo con la seconda parte della cotta della Belgian Double. Se non avete ancora visto la prima parte, vi invito a recuperarla tra gli ultimi video e lascio anche il link in descrizione. Eravamo arrivati con la suddivisione del mosto nei due fermentatori. Ho trasferito 22 litri nel fermentatore grande, che chiamerò fermentatore 1, e 10 litri in quello piccolo, che chiamerò fermentatore 2. E ho inoculato i lieviti scelti, che sono il Trappist High Gravity 3787 ed il Belgian Abbey Ale 2 1762, entrambi della Wise, entrambi riattivati con uno starter. Il 3787, ceppo di derivazione Westmalle, è un lievito ad alta fermentazione belga, molto tollerante all'alcol, infatti dal nome High Gravity si intende adatto per birre con alta densità iniziale. È un ceppo che produce molti esteri, fenoli e alcoli superiori, adatto per birre alcoliche complesse come Belgian Strong e simili. Può necessitare di una buona maturazione prima di raggiungere un buon equilibrio. Il 1762 invece, il ceppo Rochefort, è un lievito ad alta fermentazione belga particolare perché è POF-, cioè non produce fenoli, quindi non dà alla birra un profilo speziato e ha un fruttato più contenuto, e anche lievemente meno attenuante del 3787. Ho seguito due schemi di fermentazione differenti perché sono lieviti che si comportano in modo diverso. Basandomi sulla fermentazione seguita da Westmalle, ho settato il fermentatore 1 sotto i 18 gradi, cercando di rimanere sotto i 20 per tutta la durata della tumultuosa. È un lievito che lavora in modo molto vigoroso, quindi partire subito alti non è l'ideale, soprattutto perché tende a produrre molti alcoli superiori, che se in eccesso risultano facilmente sgradevoli, forti in bocca e rovinano la bevuta. Quindi è consigliabile contenerli il più possibile. Nonostante questi accorgimenti, già dal primo giorno ho avuto una grande formazione di Krausen, che è la schiuma che si forma in cima al mosto per effetto della crescita del lievito, e questa ha subito raggiunto il tubo di blow-off fino al barattolo. Il lievito ha inoltre otturato il tubo, tanto da bloccare totalmente il passaggio di ossigeno. Come vedete, il fermentatore ha iniziato a deformarsi sul coperchio. Ho già avuto esperienze simili su birre ad alto G, in questi casi sarebbe meglio programmare qualche litro in meno. Anche se il fermentatore da 23 litri ha una capienza di 30, lo spazio morto superiore non è bastato a contenere il lievito. Questo problema non l'ho avuto invece nel fermentatore 2, che è fatto per fermentare 13 litri ma è stato riempito fino a 10, lasciando più spazio morto in proporzione, ma è anche vero che si tratta di un lievito diverso. Comunque in questi casi vi consiglio di guardare molto spesso il fermentatore durante le prime ore, perché lasciarlo per diverse ore inosservato c'è seriamente il rischio che si possa lesionare o nel peggiore dei casi che salti il coperchio. Quindi in futuro meglio un paio di litri in meno. Un'altra soluzione sarebbe di far fermentare in tumultuosa senza il coperchio. Su queste birre con questi lieviti è una scelta valida, la birra non si rovina, anzi il profilo aromatico e degli esteri può essere ancora più intenso. Ho scartato questa opzione però perché il mio vecchio frigorifero non mi lascia così tranquillo, anche se pulito, tra le guarnizioni e le parti meno detergibili sono sicuro che possa esserci qualche microrganismo indesiderato di troppo. Inoltre, abitando in campagna, tra alberi da frutta e insetti di ogni tipo, qualcosa di selvaggio potrebbe entrare. Come previsto da ricetta, al terzo giorno ho preparato l'aggiunta di zucchero Cassonade Light, uno zucchero scuro con residuo di melassa. Ho suddiviso i 700 g tra i due fermentatori facendo una semplice proporzione e ho idratato lo zucchero con poca acqua, che ho scaldato lentamente per amalgamarlo senza arrivare a bollitura. L'obiettivo era di trasformarlo in uno sciroppo denso e viscoso ma non troppo. Raggiunta la consistenza giusta, ho raffreddato lo sciroppo immergendo la pentola in una bacinella d'acqua fredda. Se volete velocizzare questo processo basta cambiare 2-3 volte l'acqua fredda e mescolare, ci vorranno pochi minuti. Quindi ho aperto il fermentatore, da notare la schiuma del Krausen aderente al coperchio. Ho aggiunto lo zucchero e mescolato un po' con la paletta sanitizzata e richiuso tutto. Partivo da una densità iniziale di 1,66,
Con l'aggiunta dello zucchero consideriamo come densità iniziale potenziale 1,71. Potenziale perché già al terzo giorno ci troviamo probabilmente oltre la metà della fermentazione. Al sesto giorno ho iniziato un rialzo termico da 20 a 23 gradi che ho mantenuto fino al raggiungimento della FG, che ho misurato al 14° giorno di 1,014. Per il fermentatore 2 invece, seguendo lo schema di Rochefort, sono partito a 20 gradi e ho iniziato il rialzo già dal terzo giorno, fino a raggiungere 24 gradi. Al nono giorno la birra era già arrivata alla sua densità finale di 1,15. Ho mantenuto 24 gradi fino al 16° giorno e ho fatto 2 giorni di cold crush prima di imbottigliare. Ho imbottigliato prima la numero 2 al 19° giorno, mentre per la numero 1, che ha raggiunto la FG più tardi, ho fatto 5 giorni di cold crush e ho imbottigliato al 23° giorno. La densità finale è raggiunta di 1,14 per la birra numero 1 e 1,15 per la numero 2, con attenuazione apparente rispettivamente del 79 e 78%, un ottimo risultato per questi lieviti liquidi. Ho previsto per entrambe un priming in bottiglia con destrosio e lievito F2, con obiettivo di 3 volumi di CO2 per litro. Ho riempito le bottiglie con il sifone e l'asta da travaso. Una volta tappate, le ho lasciate a temperatura ambiente per qualche settimana. Data la presenza di alcol, malti scuri, esteri e alcoli superiori, sono birre piuttosto complesse dal punto di vista organolettico. Necessiterebbero di una buona maturazione di qualche settimana, in particolare quella fermentata con il 3787, e vi dirò poi perché. A circa 3 settimane ho aperto la prima bottiglia con il 1762, mentre per quella con il 3787 ho aspettato altre 2 settimane in più. Vediamo adesso il confronto. Partiamo dall'aspetto. Come colore sono identiche, di un marrone molto scuro, quasi nero, ma in controluce emergono dei riflessi color mogano. La prima cosa che appare molto differente è la schiuma. Nella numero 1 è a grana grossa e molto sfuggente, va via in pochi secondi. Nella numero 2 invece la schiuma è più produttiva, più pannosa e molto persistente. Su questo ho pochi dubbi. Sono gli alcoli superiori prodotti dal Trappist High Gravity 3787 che agiscono da foam killers, cioè ammazzano letteralmente la schiuma, la scompongono e non ne favoriscono la persistenza. Sull'aspetto, un punto a favore della numero 2. Passiamo all'aroma. La numero 1 esibisce un aroma a me familiare che mi ricorda le vecchie Double prodotte con il B256, che è un lievito secco, si dice derivato proprio da questo ceppo. Emergono con una certa evidenza gli alcoli superiori che sovrastano il malto e gli esteri presenti. La numero 2 invece ha un aroma più morbido ed equilibrato, con note maltate di panificato ed esteri fruttati che mi ricordano la mela verde. Anche sull'aroma un altro punto per la numero 2. Passiamo al gusto. La numero 1 ha un dolce di caramello tostato, melassa e cioccolato. Percepisco note di frutta secca, ma anche al gusto gli alcoli si sentono, riscaldano e sono quasi brucianti in bocca. La numero 2 ha un gusto dolce di caramello tostato, frutta a pasta rossa e cioccolato. Non percepisco alcoli superiori né fenoli. Scaldandosi emergono anche note di frutta secca e frutta appassita.
La trovo già molto piacevole nonostante così giovane. Avendo sempre fatto double che da giovane non le ho mai trovate soddisfacenti, sono quasi stupito in questo caso di trovarla già così buona e piacevole. Sul gusto non ci sono dubbi, un altro punto per la numero 2. Passiamo al mouthfeel. La numero 1 ha un corpo medio, con carbonazione medio-alta come da stile, la bevuta però non è del tutto liscia e piacevole per gli alcoli superiori e il finale ha una lieve astringenza, che penso possa derivare dai malti scuri. La numero 2 ha un corpo medio, cremosa, scorrevole e con un finale abbastanza secco, direi perfetta. E siamo 0 a 4. Come impressioni finali non mi resta che constatare che la double al momento più piacevole, buona e direi priva di difetti per me è la numero 2. Sono contento di aver provato questo lievito che ha tirato fuori finalmente il profilo che cercavo in una Belgian Double. Mi piace soprattutto il fatto che non produce alcoli superiori, o quantomeno non li ho percepiti, e che già così giovane la birra risulti piacevole e in equilibrio. Ero abituato ad aspettare davvero tanti mesi con le mie vecchie double. Sulla numero 1 però non voglio esprimermi negativamente al momento, perché in fondo si tratta della stessa buona base e sarebbe ingiusto dare un giudizio finale su questo lievito in così poco tempo. A causa dell'elevata produzione di alcoli superiori e fenoli da parte di questo lievito, la birra beneficerebbe tanto di una lunga maturazione, in cui la ruvidità degli alcoli va ad ammorbidirsi e può cambiare quasi totalmente il carattere e l'equilibrio della birra. Sarò curioso di rifare questo assaggio fra 6 mesi e rivedere le mie impressioni. Potrei anche cambiare idea. Per quanto riguarda la numero 2, le mie impressioni più che positive, ma certamente soggettive e limitate, hanno già avuto una piccola conferma alla seconda tappa del Trinacria Homebrew Championship, il campionato siciliano per homebrewers, dove per la tappa a tema Belgio ho presentato anche questa birra che è arrivata pure al quarto posto, con dei bei punteggi di 37 su 50 in entrambe le schede. Magari in futuro vi racconterò meglio di questa esperienza. Con questo si conclude al momento la storia di questa lunga cotta. L'obiettivo era quello di fare una Belgian Double di livello secondo le mie aspettative e possibilità, e penso di aver centrato questo obiettivo. Finalmente una Belgian Double che mi piace davvero tanto e sulla quale non ho trovato difetti o note fuori posto. Ma un altro importante punto positivo di questa esperienza è il metodo con cui sono arrivato a questa conclusione, cioè quello di poter dividere lo stesso batch di mosto in 2 fermentatori con 2 lieviti diversi. La possibilità di poter lavorare con 2 camere di fermentazione separate e di poter sfruttare appieno il volume della mia pentola all-in-one mi ha permesso di fare questo esperimento. Fare 2 fermentazioni separate partendo dallo stesso mosto è tutt'altra cosa rispetto a fare la stessa birra mesi o anni dopo, seguendo la stessa ricetta cambiando solo il lievito. Ci sono sempre tante variabili in ambito casalingo ed è molto difficile fare qualcosa di riproducibile. In questo modo penso inoltre che si acquisisca molta più esperienza ed in molto meno tempo. Conto sicuramente di adottare questo metodo in altre cotte in futuro. E voi? Avete mai provato questo metodo? Fatemelo sapere, e se ci sono dubbi o domande sulla cotta o in generale, scrivetele nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere tutti i prossimi contenuti. E ci vediamo al prossimo video.